Ciao a tutti e bentornati a Misano Adriatico. È quasi un anno che non giro da queste parti, sono diversi mesi che non si va in pista, siamo rimasti fermi tutto quest'inverno per i motivi che sapete benissimo e si ricomincia col botto. Quella alle mie spalle, come avrete già riconosciuto se ci seguite, è la Triumph Daytona 765 Moto2, che avremo l'onore, il privilegio e soprattutto il gusto e il divertimento di provare oggi qui a Misano. Appena riasfaltata, appena rifatta, qualche traiettoria un po' diversa che non vedo l'ora di scoprire e soprattutto tantissima curiosità di vedere come va questo oggetto meraviglioso. Una giornata che ci porta in sella prima alla Daytona e poi dopo alla Street Triple e alla Speed Triple per ricordarci un po' come è fatta tutta la gamma tricilindrica di Triumph. Non a caso l'evento si chiama Triple Experience. Quindi io bando alle ciance, le moto le conoscete già, ve le abbiamo già descritte, c'è un bellissimo video della Cristina in cui mi parla tecnicamente di come è fatta la Daytona. Io adesso mi cambio, salto in sella, vi porto in pista con me e poi dopo ci vediamo per raccontarvi come va. Andiamo. Benissimo ragazzi, eccomi qua, come si diceva una volta, stanco ma felice. Una bellissima giornata qui sull'autodromo di Misano con un asfalto nuovo che è una grattugia nonostante la pioggia che è caduta nei giorni scorsi. Ci è voluto un pochino a prenderci la mano, a ritrovare gli automatismi dopo quasi 4 mesi di lockdown, chiusi in casa. Giocare ai videogiochi non è la stessa cosa che salire veramente in moto, ma comunque una bellissima giornata in sella alla Daytona 765 Moto2, che era quella che aspettavo naturalmente di provare, ma anche alla Street e alla Speed Triple. Partiamo un attimo da loro, 2 parole, perché comunque la filosofia di Triumph emerge da tutte e tre, c'è un filo conduttore che lo unisce alla fine, col motore a 3 cilindri, ma anche una filosofia di ciclistica, di sfruttabilità, di efficacia, di, passatemi il termine, di completezza, di integrazione globale. Tutte quante le ciclistiche sono perfettamente accordate ai motori facili ma potenti, divertenti, con una bellissima erogazione. Il 3 cilindri d'altra parte è famoso per questo, spinta in alto ma tanta schiena anche ai medi. La Speed è una furia, ci si diverte ancora, una moto ancora attuale nonostante il progetto effettivamente sia un pochino vecchio. La Street è più affilata, più gustosa, più moderna nella guida, si fa tanto di percorrenza. D'altra parte arriviamo al punto, il motore è quel 3 cilindri da 765 cm3, 130 cavalli nella versione stradale, che è stata capace di far cadere tantissimi record l'anno scorso quando ha motorizzato le Moto2 del mondiale. 14, se mi ricordo bene, 14 nuovi record sul giro, 12 nuovi riferimenti in gara, insomma un motore che è stato riconosciuto da tutti
i piloti come un motore un passo in avanti, un propulsore di grande efficacia che ha fatto un passo avanti rispetto a quello evolutissimo, ma comunque che spingeva da diversi anni, 4 cilindri Honda. Lo stesso motore lo trovate perlomeno come base omologata Euro 4 sulla Daytona 765, che purtroppo è una limited edition, sì, Moto2, ma purtroppo è anche una final edition. Io spero sinceramente da appassionato che qualcuno vada all'inferno per la decisione di non produrre più questa meraviglia, però purtroppo la legge dei numeri non si riesce a contrastare. Ormai il mercato per questo genere di moto purtroppo non è più quello di una volta e naturalmente gli investimenti industriali non possono più giustificare la produzione di queste moto. Ne sono arrivate in Italia circa 40, dopo vi racconto come è fatta, però prima lasciate che vi dica questo. Ne sono arrivate in Italia circa 40 e ce ne sono ancora 3 o 4 dai concessionari. Il prezzo è alto da collezionisti, ma d'altra parte questa è veramente la prima moto stradale che possa considerarsi una replica della Moto2. Ce ne sono 3 o 4. Il prezzo è molto alto, ce n'erano 765 per l'Occidente, 765 per Stati Uniti e Canada e 765 per Europa e mercati asiatici. Quindi mio parere conta quello che conta, ma sarà una moto che probabilmente guadagnerà di valore. Se volete pensare a un investimento, prendetevela. Quello che sarà molto difficile è resistere alla tentazione con un giocattolo del genere di usarlo, perché vi assicuro che in pista è una cosa veramente favolosa. È una perfetta sintesi fra la fruibilità di un 600 a 4 cilindri a cui siamo abituati adesso e la spinta, le prestazioni di un 1000. C'è tanta coppia, c'è tanta schiena, vi perdona se sbagliate una marcia, avete di solito un paio di marce per ciascuna delle curve, frena fortissimo, ha una ciclistica veramente appunto e un'elettronica moderna, quindi ragazzi è una sintesi davvero riuscita di quello che sono l'accessibilità, la facilità e le prestazioni. Tutta la componentistica allo stato dell'arte, l'impianto frenante è poderoso, davanti c'è una stilema, una pinza Brembo stilema, la pompa è la MCS, quindi la Brembo RCS in versione di primo equipaggiamento, l'impianto non si stanca mai neanche con le temperature che c'erano oggi qui a Misano, le supercorse SP-V3, le Pirelli le conosciamo tutti quanti, vi posso dire che non sono riuscite a fare tutto il pomeriggio ma ci sono andate abbastanza vicino, quindi tanto di cappello, anche le Pirelli, le sospensioni sono Öhlins al di là di qualunque ragionevole dubbio, soprattutto dopo un primo turno in cui avevamo trovato una taratura un pochino morbida che diluiva un pochino il feeling delle gomme, quello che era il senso di aderenza con l'asfalto. I tecnici di Andreani che erano qui ad assisterci hanno lavorato, un paio di click hanno lavorato un pochino sull'idraulica soprattutto e la moto ha cambiato completamente faccia, segno che la ciclistica è sana, che funziona davvero come una moto da pista, sente le regolazioni e questo è già tantissimo. L'elettronica molto riuscita, ecco, forse piacerebbe la possibilità di regolare al di là dei riding mode anche l'intervento dei singoli controlli. L'ABS comunque si comporta molto bene, bellissimo anche, bellissima scusatemi la gestione del freno motore. Mi è capitato un paio di volte di esagerare in staccata, di buttare giù una marcia più del dovuto nella foga del momento e la moto rimane in linea con quel bellissimo slittamento della gomma posteriore che dà tanto gusto, al di là del fatto che comunque si trattava di un errore. È una moto che sa perdonare, come ho detto per chi ci segue su Facebook, il gatto di marmo come mi sentivo io al primo turno, e quando ci si scioglie si scopre un potenziale veramente favoloso. Ripeto, è veramente un peccato che questa moto sia una final edition. Io spero sinceramente che questa moto, questa configurazione sia una final edition, ma che Triumph con questa base motoristica ci ripensi e chi lo sa, magari non si chiamerà più Daytona, non avrà più queste linee, ma fra qualche anno magari in certi paesi potrebbe andare ancora molto forte. Noi, per quello che ci riguarda, tutti i colleghi che c'erano oggi in pista ci sperticavano di lodi e sinceramente capisco molto bene il perché. 130 cavalli, 80 Nm con una ciclistica del genere sono probabilmente la perfezione per divertirsi come dei matti su qualunque pista. Vi assicuro che oltretutto è una moto che, a differenza delle 1000 che intimidiscono, che vi stancano, vi ammazzano fisicamente, ci potete fare una giornata a Misano con 30 gradi, provate a farlo con un 1000 e secondo me vi portano via in ambulanza come porterebbero via me. Detto questo, ripeto, è un grande peccato, sono felicissimo e ringrazio Triumph a nome mio, a nome di Moto.it, ma soprattutto a nome mia per avermi dato l'occasione di provare questa moto che probabilmente non ci sarà più occasione di provare perché andrà a ruba. Ripeto, ne sono rimaste solo 3 qui in Italia e difficilmente resteranno invendute molto a lungo. Detto questo io vi saluto, vi do appuntamento come al solito alla prossima prova, al prossimo video, al prossimo servizio, iscrivetevi al nostro canale,
Continuate a seguirci, mettete un like se vi è piaciuto, condividete il video, mettete un pollice verso se non vi è piaciuto, ce ne faremo una ragione. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima prova. Ciao!